Ciao, ben ritrovato. Ciao, ciao, un saluto a tutti. Ciao Stefano, io ti faccio una domanda molto semplice, poi ti lascio le grinfie di Bea. Ah, Eh, Detto così. no, allegramente gentili. esattamente. No, volevo chiederti, ma sicuramente hai vissuto molto di più di noi lo stadio, lato, diciamo così, lavorativo anche nel passato. E volevo chiederti un po' il tuo giudizio su quello che è stato il San Siro di ieri, magari riportato al passato. Come hai visto e sentito San Siro? E come ti aspetti che possa essere un po' l'umore in generale? Ma da quel punto di vista lì, insomma, gli stadi spesso non fanno sconti anche in momenti più felici, quindi da quel punto di vista lì uno si può stupire anche non così tanto di quello che è successo ieri, di quello che è successo ieri poi è la verità soprattutto nel finale, perché poi fino al finale il pubblico era stato comunque diciamo comprensivo, poi è chiaro che la rabbia è esplosa proprio negli ultimi minuti nel dopo partita, perché per esempio io mi ricordo di quella scena secondo me surreale di San Siro che contestava il Milan che stava perdendo in casa con l'Atalanta nella stagione 2007-2008 ed era un Milan che era campione d'Europa in carica, quindi da quel punto di vista lì talvolta gli stadi insomma sono spietati. Quel giorno lì mi ricordo ancora che infatti Paolo Maldini poi ebbe una reazione verso il resto dello stadio e tutto sommato veniva da chiedersi come fosse possibile che uno stadio contestasse una squadra campione d'Europa in carica, però gli stadi sono così. A me sinceramente quello che ha stupito ieri, più che il comportamento dello stadio, è stata proprio la condotta di partita del Milan che da un certo punto, da un certo punto in poi è stata davvero ecco, quella piuttosto insolita, perché il Milan fondamentalmente è uscito dal campo dopo 10 minuti e non è più rientrato, nonostante un inizio che era stato favorevolissimo. Io Stefano invece ti chiedo, in vista anche della gara di domenica contro l'Inter, che in questo momento è molto, molto temuta dai tifosi, cosa si fa? Chi è che può prendere in mano la situazione per provare a cambiare un po' il clima, per provare a cambiare un po' anche questa stagione? Ma non so, sinceramente questa è una domanda difficile, ma secondo me perché il problema di questa stagione, probabilmente anche in parte della scorsa stagione, è ai vertici del club, quindi non è facile cambiare in 4 giorni qualcosa che è proprio impostato male, secondo me, alla sua radice e che poi comporta anche delle conseguenze tecniche evidenti, perché insomma pensavo, anche ragionavo ieri parlando con qualcuno dopo la partita, la squadra di ieri secondo me ha un limite strutturale che però è difficilmente aggiustabile, perché secondo me mancano proprio gli uomini, cioè se noi pensiamo alla squadra di ieri, diciamo il quadrato che imposta una squadra di calcio, cioè i due difensori centrali e i due centrocampisti davanti alla difesa, se tu giochi come gioca il Milan 4-2-3-1, e non hanno caratteristiche di impostazione, cioè nessuno dei quattro visti ieri è un regista né difensivo né di centrocampo. Il Milan aveva un regista difensivo che era Kier, è andato via Kier e non si capisce perché il Milan ha preso un altro stopper, usando insomma una terminologia che si usava una volta, ma fondamentalmente più un marcatore che un regista difensivo, che è Pavlovic. E ieri il Milan ha giocato con due marcatori, non aveva un regista difensivo, e a centrocampo l'unico regista del Milan è Bennacer, che adesso è infortunato, ma prima di infortunarsi sembrava comunque finito molto indietro nelle gerarchie dell'allenatore e anche del club, tant'è vero che era sulla lista dei partenti. Per cui a me sembra che al Milan manchi proprio quel tipo di giocatore sia in difesa che a centrocampo che ti aiuta a tenere palla, ti aiuta a congelare la partita, e quello è un difetto strutturale che a mio parere proprio in questo momento il Milan non ha i giocatori per cambiare. Ma Vai, vai, vai. no, dicevo, infatti a centrocampo il problema è che i giocatori poi sono questi e sono pochi,
perché di fatto sono solamente 4, c'è Musa, c'è Reinders, c'è Loftus-Cheek e Fofana, che in questo momento probabilmente non è neanche al massimo della sua forma. Sì, ma tant'è vero che probabilmente per i giocatori che è il Milan forse sarebbe più adatto giocare forse con un centrocampo a 3, e a quel punto in un centrocampo a 3 magari un giocatore come Fofana e un giocatore come Musa possono anche fare il vertice basso, e aggiungi comunque un uomo a centrocampo che ti può dare un appoggio sui passaggi e forse puoi raddrizzarla. Però ecco, per me quello che non è comprensibile è che il Milan oramai quasi da 2 anni pensa di affrontare comunque una stagione senza avere fondamentalmente un regista di centrocampo, perché il regista di centrocampo che ha non si capisce perché sembra che comunque non debba più essere preso in considerazione, perché non è più considerato titolare al Benasser del Milan prima ancora dell'infortunio, e in difesa sono state fatte delle scelte che ti privano comunque di un uomo che sappia uscire con la palla al piede. Cioè, sempre ieri il Liverpool aveva Van Dijk, è chiaro, Van Dijk è un giocatore formidabile, non dico che tu devi avere Van Dijk, ma tu dovresti avere un giocatore che comunque ha quelle caratteristiche, e secondo me il Milan ora come ora difficilmente io vedo probabilmente ecco, Gabbia ha queste caratteristiche, però Gabbia in questo momento non penso che possa essere considerato titolare del Milan, perché dovrebbe togliere il posto o a Tomori o a Pavlovic. Tomori in teoria è il difensore centrale più forte del Milan e Pavlovic è il nuovo acquisto super sponsorizzato, quindi mi sembrano scelte difficili da fare. Stefano, ma ti ha convinto ieri, salendo un po' nelle gerarchie, la definizione felina quasi del lavoro di Ibrahimovic, oppure ancora non abbiamo capito qual è il suo ruolo? No, vabbè, ma sai, ecco qua entriamo in quello che dicevo all'inizio, cioè che il problema è al vertice. Il problema secondo me non è neanche Ibrahimovic, ma è chi ha scelto Ibrahimovic, cioè comunque pensare che tu puoi sostituire 2 dirigenti che come Maldini e Massara, ma soprattutto tu poi non è tanto il fatto che tu decidi di mandarli via, è il fatto che tu non li sostituisci, cioè di fatto tu hai mandato via 2 dirigenti che comunque Maldini aveva imparato a fare un certo tipo di lavoro nel corso degli anni, Massara è uno dei migliori direttori sportivi italiani e ha imparato questo mestiere, oramai saranno 2 decenni che lo fa, e tu non li hai sostituiti e ti affidi comunque a un giocatore che ha appena smesso di giocare, a cui affidi dei compiti, cioè secondo me poi addirittura fai 2 errori, gli affidi dei compiti superiori alle sue competenze, ma non perché lui non sia bravo, perché aveva appena smesso di giocare a calcio, quindi non aveva ancora imparato quel mestiere, e secondo glieli affidi con una modalità che raramente si è vista nel calcio a certi livelli, perché anche questa cosa qua secondo me si parla poco, nel senso si dà per scontato che un super consulente esterno al club, perché questo è esterno, sì, di fatto sia l'uomo più importante. Io mi ricordo una situazione analoga, secondo me l'unica che ricordo io è quella di Franco Baldini, che era super consulente di Pallotta alla Roma. Infatti è durata molto poco però quella situazione. No, ma è durata molto poco, è stata fonte di grandi incomprensioni, e secondo me oltretutto Franco Baldini aveva meno esposizione, perché Franco Baldini fondamentalmente stava a Londra, non veniva raramente a Roma se non sbaglio, ma comunque non si vedeva mai pubblicamente, cioè non parlava mai pubblicamente. Con quella veste poteva anche essere considerato un consulente, nel senso, qua invece siamo alla contraddizione, al paradosso che il consulente si vede più dei dirigenti, e questo poi lui, Ibrahimovic, può dire quello che ha detto ieri per chiarire, cioè quindi delle dichiarazioni molto forti, però l'organigramma resta, cioè la contraddizione resta.
per cui è difficile comunque uscire da questa contraddizione. Stefano, lo Vai, saluti vai, tu. sì, no, ma salutalo tu, che è meglio. Sicuramente apprezzerà di più che il mio saluto. No, ci io ti mancherebbe. saluto, ti ringrazio per essere stato qui con noi per la prima volta a Radio Rossoneri, ti do l'appuntamento magari prossimamente. Dai, grazie, volentieri. Ciao, 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 Stefano. grazie. Buona serata. Ciao. Va bene, noi riprendiamo.